Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi, questa è la mia stanza, io sono la Nera Luna, sto registrando questo voiceover un pochino in ritardo rispetto a quando ho girato il video, quindi onestamente non mi ricordo proprio tanto bene che cosa sono andata a fare in questo video, ma cercherò di seguire i vari passaggi esattamente come voi e di commentarli, e nel caso dovessi sbagliare riempirò lo spazio con delle parole a caso. Detto ciò, come potete vedere sto andando ad utilizzare le cialde singole che ho acquistato. Dovete avere un po' di pazienza per vedere il video della review completa di tutte le cose che ho comprato, perché non mi sono ancora arrivate tutte, ci stanno mettendo tantissimo, alcune cose hanno avuto dei problemi, quindi insomma sarà una cosa un po' lunga. Per ora sto utilizzando quelle che ho già ricevuto e come potete vedere questa qui è una cialda di Give Me Glow, che è un brand indipendente, ed è questo colore che è molto simile ad un colore che già avevo nella palette dei vampiri, ma dà leggermente più sul freddo, quindi non è proprio uguale, quindi sono comunque contenta di averlo acquistato. Ma soprattutto diciamo mentre l'altro si sfumava molto molto bene, questo qui si è attaccato con un po' più di forza al mio primer per occhi, e quindi è stato un po' più complicato da sfumare e ho dovuto aggiungere colore per coprire un po' le macchie, quindi non sono riuscita ad ottenere una base molto chiara. Alla fine la mia base è venuta già più scura dei colori che volevo utilizzare, come vedrete dopo, per scurire appunto la piega. Infatti qui sono andata a prendere questa cialda viola, un viola molto freddo tra l'altro, un colore particolare di Glaminatrix, che è una delle migliori marche di brand appunto indipendenti di cialde singole. Infatti ero molto molto curiosa di provarla, e come vedete sto provando a scurire appunto la piega dell'occhio, ma effettivamente era già più scura di suo, nonostante dalla cialda non sembrasse, ecco. E quindi è stato un passaggio praticamente inutile. Gli ho solamente dato questo tono un po' più viola, ecco, un po' più viola blu, ma il cambiamento non è così visibile, quindi è stato pressoché un passaggio inutile. Potete vedere la mia soddisfazione sulla mia faccia. E qui sono andata a prendere la palettina di My Melody. È una palettina, ovviamente non è un brand indipendente, è di Wet n Wild, e è una palettina molto poco costosa, si aggira intorno ai 7-8 euro. E sono andata a prendere questo viola, mi ha veramente stupito perché dalla cialda sembra un viola veramente insignificante, mentre quando poi lo si va appunto ad applicare si scopre che è praticamente un duochrome, cioè è una shade iridescente che va dal rosa rosso al viola blu. È veramente veramente carina, è anche piuttosto opaca, quindi piuttosto coprente, quindi sono rimasta piacevolmente stupita. E visto che aveva appunto questa sfumatura di rosso, sono andata a prendere questo rosso con questi particolari glitterini rosa, quindi anche questo rosso è molto particolare, e l'ho messa nella parte interna appunto della mia più o meno cut crease, e per andare appunto a creare questo effetto di sfumatura dal rosso al appunto rosa viola.
Con la matita, come al solito, sto delineando i contorni della mia cut crease. E poi ho preso questo rosa che abbiamo già usato un'altra volta. È abbastanza carino, è più trasparente degli altri, quindi va bene da mettere sopra un altro colore, quindi come topper oppure come punto luce nell'angolo interno dell'occhio. E appunto io qui lo sto utilizzando come punto luce nell'angolo interno, ma anche, come vedrete, sul bordo della mia cut crease, per segnare, appunto, per evidenziare ancora di più appunto l'inizio della cut crease. Ogni tanto sento dire, appunto, da persone che si stupiscono che io possa essere goth e utilizzare i colori. In realtà non c'è niente di strano, perché noi non odiamo i colori, anzi amiamo i colori. Semplicemente il nero rappresenta la parte, metaforicamente diciamo, la parte appunto oscura che c'è nell'esistenza, ecco, esattamente come la metafora appunto del buio e della luce. Il nero è l'oscurità, ma l'oscurità prevede anche che esista la luce, quindi che esista il colore. Quindi in realtà nessun goth odia il colore, semplicemente ne utilizziamo poco a livello estetico, ma questo non significa appunto che lo odiamo. Siamo, diciamo, come il Tao, ecco, siamo una macchia di oscurità con dei punti di colore, con dei punti di luce. E sì, diciamo che è un'ottima metafora proprio esistenziale, ecco, questa del make-up colorato sull'abbigliamento goth. Detto ciò, sono andata a pulire un pochino la parte inferiore. Mi piace su alcuni trucchi lasciare questa linea un po' netta, un po' poco sfumata. Mi dà l'idea che in qualche modo tiri su lo sguardo, soprattutto sui miei occhi che vanno un po', diciamo, all'ingiù verso la fine. E ovviamente anche sotto ho ripetuto lo stesso schema che ho creato sopra. Detto ciò, questo è il look finito. Alla fine ero abbastanza soddisfatta. Certo, ultimamente non sono sempre molto soddisfatta dei risultati. La sfumatura della prima cialda che ho utilizzato non mi fa proprio molto impazzire, però alla fine il look è venuto abbastanza carino. Se vi è piaciuto lasciatemi un like qua sotto, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati su quello che pubblicherò. Spero di vedervi nel prossimo video. Un bacione, ciao ciao!